Siamo contentissimi di avere una coppia che tra l'altro si rivede dal vivo dopo diversi anni dal loro ultimo incontro fisico. Questa cosa è avvenuta quasi 20 anni fa l'ultima volta e al giorno d'oggi qui a Lucca abbiamo di nuovo lo scrittore del gioco di ruolo originale di Guerre Stellari e l'autore della trilogia del Grande Ammiraglio Tron, qui a Lucca per noi. Non c'è molto altro da aggiungere, direi. A questo punto lascio direttamente la parola ai nostri ospiti. Prego. Thank you all for being here today. As they told you, I'm Bill Slaviczek. Funziona? Scusate. Okay. Go. This is me. Just a couple of things I've worked on over the years. I was one of the original designers for the Star Wars game that came out from West End Games in 1986, or 87 actually. I also worked on the Wizards of the Coast game, and I did a guide to the Star Wars universe. Ok, sono uno degli originali game designer del gioco di Star Wars della Western dell'86-87. Ha lavorato anche sul gioco di Wizards of the Coast e ha fatto anche la guida di Star Wars di Guerre Stellari. You're next. Oh. That's your panel. Okay. Oh. I'm Timothy Zahn. I've written 11 Star Wars books. A 12th is going to be published next year. Okay. Oh, you can go on. Yeah. This year was the 40th anniversary of the original release of Star Wars. And we all know, at least I expect we're all here because Star Wars is a cultural phenomenon. And it's done a lot of good things for a lot of people, including me and Tim. Ok, ha detto che lui ha scritto 11 libri di Guerre Stellari e il 12° arriverà l'anno prossimo. Loro sono qui oggi per il 40° anniversario di Guerre Stellari, che è diventato un fenomeno di culto e che ha fatto moltissime cose buone per moltissime persone, incluso loro due. It's also the 30th anniversary of the Star Wars role-playing game. There's been 3 editions of the game since the original, the D6 system, the D20 system, and the current one by Fantasy Flight, which uses all kinds of weird dice. Ok, e anche 30 anni del gioco di ruolo di Guerre Stellari, sono già la terza edizione, la prima che era un D6, la seconda D20 e l'ultima che invece usa diversi dadi. Okay. One of the things that West End did was the Star Wars sourcebook that I co-designed with Curtis Smith. And that book was the first place where we actually got to tell people who the aliens were, what the planets were, and we named stuff that used to be called just names that were used to identify the masks. Ok. Quando hanno iniziato a fare il gioco della West End, con la quale lui ha lavorato con Curtis Smith, lì è stato proprio il momento in cui hanno potuto definire gli abitanti, le persone, gli alieni che erano qui, quelle persone, quelle cose, quegli alieni gli hanno finalmente cominciato a dare un nome e non una maschera, hanno cominciato a prendere vita. Yeah, like Squidhead was a perfectly good name for a mask, but you didn't really want to call a species that, so I named them the Quarren. Ok, il testa di Calamaro non era il nome della maschera, ma non potevi usare il nome del personaggio o dell'alieno, quindi lui ha trovato il suo nome. Quarren. Ok. This book and the rest of the material that West End did between 1987 and 1991 really laid the foundation for what would happen next, which was called the Expanded Universe.
questo lavoro fatto dalla West End, che è stato un lavoro di diversi anni, dall'87 al 91, ha messo giù le fondamenta per quello che poi sarebbe diventato l'universo espanso di Guerre Stellari. And that's kind of where Tim comes in. He Ecco wrote the first novels for the expanded universe. And as the story goes, they sent you a big box of my product to use as a reference material. Okay. E qui è dove arriva Tim, dove lui ha scritto il primo libro dell'universo espanso, e praticamente come riferimento, per documentarsi, ha ricevuto una scatola piena di oggetti di Bill da studiare e conoscere. Yeah, in 1989, my agent called me and told me that Bantam Books and Lucasfilm had made a deal for 3 new Star Wars movies, and they were inviting me to write them. Nell'89 il suo agente lo ha chiamato per dire che c'è stato fatto un accordo tra la Bantam e Lucasfilms di 3 nuovi films. Novels. Ok, got it. Di 3 nuovi libri che sarebbero usciti e della quale doveva scrivere lui. There had been other Star Wars novels before that, but all of them had taken place before the movies, so they couldn't use all the movie characters. Ok, gli altri libri c'erano stati anche degli altri libri, ma erano stati fatti tutti precedentemente, erano scritti precedentemente o nei tempi precedenti ai film, e quindi non potevano usare i personaggi dei film. So this would be the first set of books ever that could use all the movie characters. Ok, e quindi era un insieme di libri dei personaggi di tutti dei film, è la prima volta che sarebbero stati utilizzati. I told my agent I would think about it for the next day. Ok, ha detto al suo agente, mi dia un giorno per pensarci. Then I went off and panicked. E poi ha avuto un attacco di panico, cioè ha spento e ha avuto un attacco di panico. Ok. Because this was a chance to make my career really skyrocket. Okay. But it was also the chance to fall flat on my face in front of millions of Star Wars fans. Okay. Praticamente qui c'era la possibilità di o veramente andare alle stelle o veramente andare alle stalle e di rovinarsi con tutti i fan di Guerre Stellari. By the next day I had enough of an idea that I thought I could do 3 books, a story in 3 books, and I went ahead and accepted. Okay. E il giorno dopo lui ha avuto una buona idea, cioè ha capito che sarebbe riuscito a scriverlo, quindi ha consentito, ha detto di sì al suo agente. And then, as Bill said, they sent me a box about this deep of the West End Games source materials and games. Okay. E praticamente a quel punto gli è arrivato questa scatola alta così, pieno di giochi, materiale, libri di regole, ribole di praticamente degli alieni o comunque del mondo da parte sua. They told me they wanted my books to coordinate with this material. Okay. Voleva che i libri fossero coordinati con questo materiale. I was not happy. Non era affatto felice. Nope. Because I didn't want to have to coordinate with a whole bunch of other things. Okay, perché non voleva coordinare con altre, aveva già delle idee sue. Okay. Until I started looking at them and saw how cool they were. Ah, ok. Finché non li ha guardati, ha visto, guarda come sono fighi. Ok. As Bill said, they had all this background information that I could use in the books. Ok, e come ha detto Bill, lì c'era praticamente tutto un lavoro, tutto il background, tutto il lavoro di fondo, tutta la storia sulla quale lui poteva lavorare. They had alien types, spaceships, ground vehicles, planets. Tipi di alieni, navi spaziali, pianeti, veicoli di terra, cioè tutto. So I was very glad that they had said they wanted me to do this because it worked out very well. È molto felice che l'abbiano chiesto perché è andato proprio bene. Really well. Yes. And from my end, it was neat to see things that I had created, like the Zero G Trooper,
show up in a prominent role in a new Star Wars thing. Ok, e per lui è stato bellissimo vedere i personaggi che lui ha creato poi diventare reali dentro il libro. A lot of the gamers had always felt like here is the table where the adults sit and they have to sit at the children's table. Can you say that again? The adult table for dinner, Yeah. and then the children's table. Okay. The gamers had felt like they were over in the Star Wars children's table. Ok, e praticamente per far capire che questa volta qui non è come delle volte alle feste dove c'è il tavolo per gli adulti e il tavolo per i bambini. Ora finalmente i giocatori, perché i giocatori si sentivano messi nel tavolo per bambini, ora invece si sentivano più messi nel tavolo di adulti. They were put in the adult table now. Yes. Yeah, okay. And now they're at the adult table because a lot of their material, things they had been playing, were now in a Star Wars book. Ok, sono andati appunto nel tavolo degli adulti perché il materiale che usavano per giocare era finalmente andato dentro un libro. It did go both directions later on. West End was doing a source book for each of the Thrawn trilogy books. Ok, è andato in entrambe le direzioni perché West End ha fatto anche i libri di regole di Tron. Thrawn trilogy. Ok, Tron. Libri di regole del film Tron, ok, degli anni 80, 80s. Yep. Okay. Normally when I write a fight scene, I get to design the room or the area where the fight is going to take place. Okay. Normalmente quando lui fa deve fare un ambiente, cioè deve descrivere una lotta, e lui quello che idea, che è la sua idea della stanza, di dove sono posti le persone, cioè lui ha completo controllo di tutta la situazione. So I knew there was going to be a particular battle near the end of The Last Command. Lui sapeva che ci sarebbe stata una battaglia particolare alla fine dell'ultimo comando, The Last Command. Mm-hmm. So I contacted Bill and West End Games. E lui ha contattato Bill e West End Games. And said, you're going to want to put the throne room in this book. Okay. E voi sicuramente sarà meglio mettere la stanza del trono nel gioco, in the game. So please ask your artist to create that throne room now, so I will have something to put the fight into. Ok, e per favore chiedete ai vostri artisti di crearlo adesso, di disegnarlo adesso, così io avrò qualcosa dove mettere questa battaglia. So when I wrote the fight, instead of being able to make up whatever I needed, I had to sit it in a room that was already designed for me. Okay. E invece quindi di creare lui dal niente la stanza, lui invece aveva una base, questa stanza che era già stata creata, per poi muovere le persone dentro la battaglia. Which made it more challenging but more realistic. Che lo rendeva più una sfida, però ovviamente lo rendeva più realistico. Okay. Back over to you. The next edition of the Star Wars game came out in 2000 from Wizards of the Coast. This one used the D20 system as its basis. When we did the original D6 system, there were no other licenses at the time. We were the only game in town, and they let us make stuff up, as we were just talking about, whole cloth. By the time we did the Wizards of the Coast version, things were very different. Ok. Praticamente la seconda edizione, che invece è stata fatta con Wizards of the Coast nell'anno 2000, è stato fatto con il D20. Quando loro hanno fatto la prima edizione, che era col dado 6, non c'erano tutte le licenze, e poi quando si sono ritrovati di fronte all'edizione, la seconda edizione, si sono ritrovati in una situazione molto diversa. The landscape had changed. The expanded universe had exploded with everybody doing books. DK was doing books. There were novels. All the toys were coming out again. Comic books. So we were basically just providing game rules for that stuff. We weren't creating new material. Ok. Non stavano creando materiale nuovo, perché in quel momento lì
È stato un momento dove è esploso l'ambiente, l'universo espanso, perché tutti stavano scrivendo libri, tutti stavano, o c'erano libri o c'erano fumetti, che appunto continuavano a creare e aggiungere a questo universo. So where we really made our mark was with the miniatures. The first painted plastic miniatures for Star Wars were done by Wizards of the Coast. E dove loro hanno potuto, perché ripeto, prima non hanno potuto veramente creare, invece qui hanno potuto creare con le miniature dipinte e di plastica con Wizards of the Coast. Okay. And of course today you've got the Fantasy Flight game which has been going on since 2011. C'è anche il gioco Fantasy Flight che va avanti dal 2011. And this year they're producing a 30th anniversary edition of the original role-playing game and source book, the products that started it all. Okay. E quest'anno c'è una riedizione grazie al 30° anniversario della prima edizione. I'm using that to keep my notes. That helps me. Mm-hmm. So we'll see if these work. A lot of the things that we went and created back in those days, as I said, are still being used as part of the new canon by Disney. Okay. E tante cose che loro hanno creato molti anni fa li stanno usando tuttora da parte della Disney. When we did the Imperial Source Book, for example, quando hanno fatto il libro imperiale, il libro guida dell'impero, we invented a ship called the Interdictor Cruiser. E hanno creato the Interdictor Cruiser. Ora non so esattamente come potrebbe essere tradotto. Okay. That's a neat ship that drops you out of hyperspace. Tim used it in his novels as well. Ok, è una bella nave che ti butta fuori velocemente dall'iperspazio. Ok. Guarda. Something's about to happen. Commander, lost hyperdrive control. Emergency positions. What's happening? Are we under attack? Secure all stations and get me status report. Now, I don't think that's going to work. In any event, non ha funzionato. Star Wars Rebels used the Interdictor Cruiser. I love that show. I watch it every time the new episode comes on, and I write on Facebook whenever they use something I invented. Ok, praticamente voleva far vedere appunto dove avevano usato il cruiser che Rebels usa. Ogni volta che lui guarda ogni episodio nuovo lo fa di proposito, perché poi dopo, per controllare che cosa lui ha inventato, per poi scriverlo su Facebook e dire And Tim mentioned earlier we did the Thrawn book, both the source books. I wrote the first two. Eric Troutman wrote the third one, but using the wonderful character that Tim created, Grand Admiral Thrawn. Ok, e c'è anche un altro personaggio che viene fuori dalla trilogia di Thrawn, which would be the character? This guy, Thrawn. Thrawn, ok. Tim, did they tell you they were going to put him on Rebels? I'm sorry? Did they tell you that he was going to be on Rebels? Go ahead. Ok, no, è appunto apparso anche lui su Rebels, e lui chiede: ma te lo sapevi che sarebbe stato usato nel cartone della Disney? Did you know? They called me to Lucasfilm November of 2015. L'hanno chiamato alla Lucasfilms a novembre del 2015. They didn't tell me why they wanted me to come visit. Però non gli hanno detto perché. And then they dropped the news on me that Thrawn was going to be in Star Wars Rebels Season 3. Ok, e quindi a quel punto lì gli hanno sganciato la bomba e gli hanno detto Thrawn sarebbe stato nella terza serie dei Rebels. Okay. I don't know if this will work. Yep. Go ahead. They also told we also at that time discussed the writing of the new book that was just pictured there. Ok, e praticamente in quel momento lì hanno parlato anche del libro nuovo che poi si vedeva nell'immagine.
they told me that they would be announcing this at Celebration Europe in London in, I think it's July of the next year. Okay, so that would be 2016. 2016. Ok, gli hanno detto che sarebbe stato annunciato a Londra nel 2016. Which meant for 8 months I couldn't tell anybody about it. Ok, e poi voleva dire che per 8 mesi non poteva dire assolutamente niente. Muto. Ok. That's hard. Yes. When Disney purchased Lucasfilm, a lot of my friends who are big fans of the property said, "Oh no, they're going to ruin it." Ok. Quando Disney ha comprato Lucasfilms, molti dei suoi amici ha detto lo rovineranno il film. But the first press release they released was a little statement saying that, hey, a lot of the stuff from West End Games is still going to be part of our canon, so don't worry about it. And I said, oh, that's good. I'm happy already. Ok, però invece durante il loro primo appuntamento, le prime notizie che hanno dato è che molte delle cose usate nei giochi di West End sarebbero rimaste come fondamenta, e quindi lui è rimasto effettivamente anche molto felice di questo. One of the things that's coming up is the new immersive experience that they're going to be building at Disney World and Disneyland in the United States. It's going to be like a living role-playing game. Oh, wow. Pablo Hidalgo and Leland Chi, who worked with me on the game and are now part of the story group at Lucasfilm, are heavily involved. They were telling me about it. It sounds amazing. And the neat thing is they're putting it in a place called Wild Space, which is a part of Star Wars that didn't exist until I wrote the Heir to the Empire source book for Tim and added it because I had room left on the page of areas of the galaxy. Mm-hmm. So I added that chunk, and now Star Wars Land will be set in Wild Space. Oh wow. Praticamente a Disneyland Disneyworld ci sarà un esperimento, un'esperienza di immersione, praticamente un gioco di ruolo dal vivo con ambientazione di Guerre Stellari. Sarà ambientato nella zona selvaggia, comunque Wild Space, e che lui ha creato perché mancava una parte del libro, quelle cose che sarebbero state nel source book dell'impero e che poi dopo hanno usato. Le persone con le quali lui ha lavorato sono molto dentro questo lavoro e sono estremamente felici, sono molto carichi, perché questa è una cosa che appunto in Disneyland è una cosa molto molto sentita. Ok. And I guess now we'll take questions. Q&A? È arrivato il momento per chi lo desideri di porre la propria domanda eventualmente ai nostri due ospiti. Io arriverò da voi, vi porterò il microfono in modo che possiate porre la domanda sarà tradotta e loro risponderanno immediatamente dopo. Allora, prima lui, poi lui. Hi, my question is for you, Timothy Zahn. Ah, ok. Cioè, gli volevo chiedere, perché la Walt Disney non ha preso in considerazione di fare il film su Admiral Thrawn invece di quello che hanno fatto? Scusa, la ripeto? Volevo sapere perché la Walt Disney non ha preso in considerazione di fare un film su Admiral Thrawn invece di quello che hanno fatto sul risveglio della forza. Okay. Do you want to know why Disney did not decide to use that Thrawn? Yeah, exactly. And they decided instead to use what they're doing now. In what? Why didn't they use Thrawn to make films? And do you know why? I write books, they don't talk to me about movies. Esatto. Lui scrive solo i libri, lui non fa le decisioni grosse. I am very happy he's in Star Wars Rebels. This brings him to the screen, and if there's enough interest, who knows what they might do in the future. Okay. Lui è felice che è in Rebels, che è sul grande serie, sullo schermo, spera che poi non lo sa che può succedere poi in futuro.
And Rebels is official, so Yes. he's part of Star Wars. Sì, e Rebels è ufficiale, quindi fa parte di Guerre Stellari, punto e basta. Ok. Grazie. Si sente? Salve. Allora, la mia è una domanda molto semplice, sono sicuro che è anche molto sentita qui dentro, è una cosa che ci It's a chiediamo very simple da un po' di question. tempo. Ma in realtà, visto che voi siete nell'ambiente, Actually. chi è che ha sparato per primo? They want to know who Who shot shot first. first? They want to know who shot first, Guido Han. or Han. Everybody wants to know who shot first. Han. The people who are doing the movie Solo, the new standalone movie, Yeah, le persone che stanno facendo il film Solo, il film di Han Solo, they have crew shirts like most movie crews have. hanno delle magliette come particolari come i nostri della crew. On the back of the neck, it says, "We shot first." Ok, di dietro c'è scritto abbiamo sparato noi. Ok, Yes. ok. Who shot first? They have the cameras. They shot first. Buonasera, una domanda sempre per Tim. Ok. Cos'è stato peggio per lei, cioè più anche entusiasmante, aver paura di deludere i fan quando si spianava la strada negli anni 90 oppure dover rispettare le regole della Lucasfilm che è in mano alla Disney oggi? Okay. He says, were you more afraid of flopping, or were you more afraid of having to follow the rules, follow all the sorts? What was the worst thing for you? I was worried that I couldn't capture the feel of Star Wars. Okay. Aveva paura di non riuscire a catturare il sentimento, quel sentimento di Guerre Stellari. If you can't capture the feel, if you can't capture the movie characters, Se non riesci a catturare quell'ambientazione, cioè quel sentimento dietro, non riesci poi dopo anche con i personaggi. then you don't have Star Wars. A quel punto lì non hai Guerre Stellari. You have an adventure of two guys named Han and Luke. Hai Not Star Wars. A quel punto lì hai un'avventura con due tizi, uno che si chiama Han e uno che si chiama Luke, ma non è Guerre Stellari. It was actually very easy to coordinate with all of the West End Games material. Era molto facile coordinando con il materiale della West End, tutto il materiale che hanno dato. One of the first things that we had to do was convince Lucasfilm that, when you build a movie or shoot a movie, you build just the set that you need and just the piece of the set that you need. That's not enough for a role-playing game. Ok, hanno dovuto convincere, comunque dire alla Lucasfilm quando costruiscono le scene, costruiscono solo la scena di cui hanno bisogno, quella piccola cosa, e invece col gioco di ruolo non funziona così, devi espandere, devi andare di più. We needed to make the whole planet, the whole solar system, the whole galaxy, and we had to make it feel like Star Wars, or nobody would have believed it. Ok, e loro hanno dovuto creare tutto, cioè il sistema solare, l'universo, la galassia, e lo dovevano far sentire come se fosse Guerre Stellari, perché altrimenti non lo sarebbe stato. And after a couple of these books were finished, Lucy Wilson, who was in charge of the licensing at the time, finally got it and said, now we need to put that in a big book to give to all these other people. Ok, e Lucy Wilson okay, l'ha capito, è una del Lucas, ha detto a questo punto qui prendiamo tutto, lo mettiamo insieme per darlo poi a lui, per usarlo. Okay. Now they have it in a database called the Holocron. Ok, e adesso hanno tutto dentro un database chiamato Hologram. But computers didn't exist when we wrote this stuff the first Ma time. quando l'hanno scritto la prima volta non c'era, non era su disco, era tutto scritto a mano. Yeah. Avrei una domanda per Timothy Zahn. Nei libri originali From si ispira all'arte, lui studia l'arte per capire i suoi opponenti. Da cosa è nata questa cosa? Cos'è che ha ispirato questo comportamento così strano per un ammiraglio imperiale comunque? He's talking about From. He says he wants to know. He studies art,
And where did that come? Where did that idea come from? Because it's particular. The idea of Thrawn understanding a culture through its art just developed when I was working out the character. Proprio quando lui ha cominciato a sviluppare il personaggio che gli è venuto fuori questo discorso di studiare la cultura, di studiare un popolo attraverso la sua arte. I wanted something that was sort of like a Jedi, except like the Jedi can use the Force, but no one else can. Ok, lui voleva una cosa simile al Jedi, dove appunto i Jedi riescono a usare la forza, ma nessun altro riesce a fare. Thrawn can understand a culture through its art, but no one else can. Thrawn invece riesce a capire una cultura attraverso la sua arte e nessun altro riesce. So it was just something, as I developed the story and developed the character, that just occurred to me along the way. Ok, l'ha capito lungo il suo percorso, l'ha capito a quel punto lì che questo era quello che voleva. Ok. You're welcome. Prego. You're welcome. I'll take that for you. Volevo chiedere qual è per lei, per la Zahn, la cosa che appassiona di più di Thrawn, che l'ha reso così celebre e importante anche in Star Wars. What is the thing you love most about Thrawn? And the thing that has also made him important, but I think the reason Thrawn appeals to the readers is he's so different from every other Imperial you've met in the movies. Ok, la cosa che secondo lui lo rende particolare, a cui piace la gente, è che lui è un imperiale che è completamente diverso da tutti gli altri negli altri film. He's not evil, he doesn't destroy just because he can. Okay, non è malvagio e non distrugge solo per il gusto di farlo. He will never say, "You rebel scum." Non dirà mai feccia ribelle, non lo dirà mai. He would say, "I understand you, I respect you, but you are my enemy and I must destroy you." Dirà invece, io ti capisco, ti rispetto, ma tu sei il mio nemico e ti devo distruggere. And the more dangerous an enemy, the more the heroes have to be heroic. E più pericoloso è il nemico, più eroe deve essere invece l'eroe, più eroico. Thrawn was a challenge Han, Luke and Leia had never had to face before. Ok, Thrawn era una sfida che Luke e Leia non hanno mai avuto fino ad ora. And I think the readers enjoyed watching his tactics and watching how the heroes had to come up with equally good tactics to beat him. Ok, e sicuramente crede che il lettore è piaciuto molto tutte le tattiche che era di Thrawn e tutte le tattiche che poi gli altri hanno dovuto inventare o comunque ideare per bloccarlo, per vincere. Okay. Got it. Ciao. Salve, io volevo chiedere una cosa riguardo al canone, nel senso che inizialmente Thrawn e tutto quello che non era prettamente cinematografico è stato escluso dal canone Star Wars. Ora, con il fatto che Thrawn torni in Rebels, diventa un personaggio canonico, ma lo vediamo in un periodo temporale diverso rispetto a quello poi narrato da signor Zahn. Volevo capire se, secondo lui, o se è una sua speculazione, se questo prelude a una canonizzazione poi anche di quanto ha scritto Zahn. Well, he's saying that even though Thrawn is now canon, okay, he is a bit particular and different compared to what you wrote. You don't think so? No, non lo considera, lui non lo considera diverso dal suo personaggio, da come lo ha creato. In Rebels and in my new book, it's a different period of his life. È un periodo diverso della vita rispetto, cioè il libro e i suoi libri e Rebels sono due diversi periodi della vita. He's dealing with a different military, a different politics, and so he has to react a bit differently. But I see him as the same character. I don't think they've changed him at all. Okay.
Lui non lo considera cambiato, ha detto soltanto che è diversa la politica, sono diverse l'aspetto militaristico, quindi è solo il modo in cui lui lo affronta, ma non dice che il personaggio non è affatto diverso. Quindi non c'è da canonizzare come lo ha scritto lui, è sempre lui. Ok. Bene, da Timothy Zahn, che ne pensa? Che nonostante tutto Lucas gli abbia fatto fare questi romanzi qui dell'universo espanso e ha avuto un grande successo, non l'ha mai considerato canone, giusto? Non l'ha mai considerato canone, nemmeno Lucas. I suoi romanzi non l'ha considerato canone. No. E anche la Disney non l'ha considerato canon. Che cosa ne pensa? Che cosa ne pensa che Lucas e Disney non abbia considerato canone i suoi romanzi che hanno avuto un grandissimo successo? Però il suo personaggio è stato preso, rubato da filoni per far contenti quelli che avevano passione sui suoi romanzi, per accontentare questa gente qui. Ok. Well, what he's saying, how do you feel about the fact that yeah, Thrawn has become canon, okay, but all the rest of it hasn't. Right. Okay, do you feel like he's been stolen, or well, that's probably some fans had this idea that they would like to see all of it canonized, all of it done as a. Bill had a great way of putting that back in the day. Bill aveva un grande modo di dire tempi fa. Go ahead. So somebody at Lucasfilm, I think it was Howard Rothman, he told me, you're all playing with George's toys, you're playing in George's driveway. Someday George is going to back up the truck that is the next movie and he's going to run over some of your toys. Ok. Allora, voi state giocando, questa è una cosa che gli hanno detto alla Disney, alla Lucasfilms molti anni fa. Gli hanno detto, voi state giocando con i giocattolini di George Lucas e state giocando nel passo carrabile davanti a casa di George Lucas, e un giorno lui uscirà fuori a retromarcia con la macchina e prenderà alcuni di questi giocattoli, cioè li investirà. And I'm just grateful that a lot of my toys wound up in the truck. E lui invece è felice che invece di essere nella macchina comunque sono nel bagagliaio e quindi non sono schiacciati. Okay. This is something you always know when you write a Star Wars book or comic or game. It's all owned by Lucasfilm and they can do anything they want with it. Okay. Noi sappiamo che tutti quelli che scrivono o fanno qualcosa di giochi di ruolo o qualsiasi cosa, loro sanno che alla fine è proprietà di George Lucas e lui è quello che comanda. But the good stuff rises to the top. Ah, okay. And so we still have Thrawn in the new universe. We have most of the things that I created are still in the new universe. And I think that's just... Actually, it's better because the expanded universe was getting a little bloated. Okay. E praticamente le cose buone, dice, arrivano in cima sempre, quindi appunto molte cose che lui ha creato sono ora diventate parte. Thrawn è diventato canone e quindi parte della Disney. Ha detto questa è una cosa buona perché praticamente l'universo espanso stava diventando un po' troppo gonfio, troppo pieno di oggetti, troppo pieno di cose. Quindi è bene che c'è stata questa separazione. Okay. Una domanda per entrambi. Qual è stata l'era dell'universo espanso più interessante in un caso da narrare e nell'altro da descrivere con le regole di un gioco di ruolo? It's a question for both of you. It says that which is the era, which is the moment that was most interesting for you to narrate and for you to create? What was the most interesting era or period in the... Go first. Well, for me, I was a young high school student when the original Star Wars movie came out, and it just changed my life completely. In more ways than one. In more ways than one. Little did I know that it was showing where my future professional life was going to go. So I think for me, the Rebellion era is just, that's the real Star Wars.
at least for when I was creating stuff. Ok, lui praticamente sono usciti questi film quando lui era al liceo e per lui è proprio quel momento lì del periodo della ribellione, cioè sono usciti e gli hanno cambiato la vita in più modi di tanti altri, ok? E lui dice che è proprio il periodo della ribellione che è quello è veramente Guerre Stellari, quella è la parte dove lui è più appassionato. Okay. But I do like the new stuff that's coming out. I think is as a fan, it's really amazing to watch what they're doing with the new movies and the new cartoons. Okay. Però anche gli piace anche vedere le cose nuove che stanno uscendo con i film e con le serie televisive e i libri. Okay. Gli piace entrambi. Yeah, I agree that the era where the empire is the strongest is the most interesting to write. Ok, dice che nel periodo dell'impero, dove l'impero è il più grande, più potente, è la parte più interessante scrivere. Ok, that's his favorite, è quello lì. Allora avrei un'altra domanda per Timothy Zahn. Lei ha associato a From un personaggio come Pelleon, che è comunque un personaggio forte, molto onorevole. Perché ha scelto di associare un personaggio del genere come Spalla a un From che lei, da un punto di vista, come ha detto, lei è un Jedi, cioè oltre i comuni mortali? Ok, says why did you put Thrawn with Bellion? Because it says why did you use him as a side, let's say a sidekick? They're particular. There is a certain part of Thrawn that is like Sherlock Holmes. C'è una certa parte di Thrawn che è come Sherlock Holmes. You need somebody to be a Watson type. Hai bisogno di qualcuno di fare il suo Watson. Someone who will see Thrawn through the reader's eyes. Qualcuno che vedrà Thrawn attraverso gli occhi dello scrittore, del lettore. Someone Thrawn can talk to and explain things to that the reader needs to know. Qualcuno che praticamente Thrawn ci parla con Bellion per spiegargli le cose che poi appunto vengono poi spiegate ai lettori. So Pelleon is us and Thrawn is the hero of his story. Ok, è appunto Bellion siamo noi e Thrawn è l'eroe della storia. Ok. Salve, volevo fare una domanda a entrambi. Question to both. Che relazione c'è tra i nuovi film 7, 8 e 9 e il vostro lavoro? Ho capito che in precedenza è stato detto che il background, diciamo, di giochi di ruolo è stato acquisito da Disney, però abbiamo parlato finora di Rebels, della serie. Volevo sapere invece che relazione c'è con i film 7, 8 e 9. Wants to know what relationship or what rapport you have with the films 7, 8, and 9, what the ones that are coming out now. How are you working with them? Are you working with them? Not considering, of course, all the background. Right. Right now, my relationship with Lucasfilm is basically as a fan. Okay. All of the stuff that I did years ago, they're still using. And every once in a while, Pablo Hidalgo will send me a question or ask me or tell me he's doing something. But I do not have a current relationship with them. Ok, quindi lui con la Lucasfilms niente, con la Disney. Praticamente lui sa ovviamente che loro usano tutto il suo materiale vecchio. Ogni tanto lo chiamano per una domanda, diciamo bruciapelo, però lui più che altro lo vede più come è una relazione tra fan appassionato e appunto la casa della la Disney, ecco. I'm ready if they need me. Lui è pronto però se lo vogliono, cioè lui è pronto. I finished my second Thrawn book and I'm hoping to do 2 more. Lui ha finito l'ultimo libro di Thrawn e spera di farne altri 2. But I don't expect anything to be in the era of the sequel movies 7, 8 and 9. Ok, ma lui pensa che non ci sarà niente dei suoi lavori dentro il periodo dei film sequel del 7, 8 e 9. Okay.
There's wait, one wait. over there. Andrea. Okay. You get your answer. Ok, innanzitutto volevo ringraziare il nostro Timothy Zahn per aver creato un personaggio come Tron che Thank you for creating such a è great incredibile. character. It was E incredible. volevo chiedergli se l'ha creato questo personaggio, l'ammiraglio Tron, a tavolino da zero o se ha preso ispirazione da qualche personaggio della nostra storia, qualche condottiero. Were you inspired by some? Did you create it out of him out of nothing, or were you inspired by somebody in history or in person? Grazie. When I was asked to do the books, I wanted to do Star Wars, but not something Lucas had already done. Okay, quando gli hanno chiesto di fare i libri, lui voleva fare, appunto, gli è stato chiesto di fare qualcosa che Lucas non aveva ancora fatto, o che non aveva mai fatto. So no Death Star, no super weapon, no Vader, no Emperor. Ok, niente imperatore, niente Fener, niente morte nera, niente di quelle cose lì. Vader and the Emperor rule through fear. Ok, Vader e l'imperatore regnano con la paura. I wanted someone who could lead through loyalty. Lui voleva qualcuno che poteva regnare con la lealtà. So I set out to create a character who the troops would be loyal to. Quindi ha creato un personaggio del quale la milizia erano leali a lui. He had to be a tactical and strategic genius. Doveva essere un genio della strategia e della tattica. Care about the troops so that they won't be wasted in a useless Okay. battle. E lui, diciamo che di voler bene anche ai suoi uomini, perché non voleva che morissero per nessuna ragione. There were several other factors. Inoltre c'erano anche degli altri fattori. And then because the emperor didn't seem to like non-humans in the military, E poi che l'imperatore sembrava che non gli piacessero i non umani nei militari. I made him a non-human. E quindi a quel punto lì l'ha fatto non umano, un alieno. And that's Thrawn. Eccolo, è lì. Ok. Una domanda per Bill. A me piacerebbe capire una cosa che effettivamente non so, ed è una curiosità che ho, e in particolare qual è stato il suo rapporto invece con la West End Games, come la West End Games si è rapportata con lui, se gli ha imposto dei paletti nello sviluppo del suo materiale, se l'ha lasciato libero, come si è trovato, quali problemi ha avuto a trattare con loro e a sviluppare quindi sia il gioco che la guida poi dei Sourcebooks. Sure. When we started the Star Wars game at West End, I was a designer and an editor, and I got assigned to the project to do the Star Wars source book and to edit the original role-playing game. Ok, e quando lui era a West End lui è stato assegnato per fare la parte di Guerre Stellari e del libro, di libro guida, diciamo. Ok. The only rules we got from Lucasfilm initially, and we got no rules from our boss at West End. We were basically on our own. We were the creators. They let us do what we wanted. Lucasfilm was very hesitant at the beginning about everything. Ok, loro diciamo alla West End non è che avevano delle regole, però era da parte di Lucasfilms, da Lucas, che invece era piuttosto restio. Okay. I had to convince them that nicknames like Hammerhead was an insult. They needed a real name like Ithorian. Okay. I had to convince them that we needed to show more than just the things we saw in the movie. They had to let us make stuff up. And eventually they allowed us to, and we're very happy with what we started producing. Ok,
praticamente gli ha dovuto convincere a fare delle cose a Lucas, tipo per esempio non usare nomignoli, tipo Hammerhead, la testa di squalo, quindi ne hanno fatto capire che guarda era offensivo, quindi forse non era bene fare una cosa del genere, o anche appunto di fargli capire che devono fare cose che erano soltanto mostrate, quindi creare qualcosa in più rispetto al film. There was a couple of things that Lucasfilm said no to right off the bat. We couldn't talk about stormtroopers or where they came from, which bothered me because I wanted to say they were clones way back when, and they wouldn't let me. About stormtroopers. Stormtroopers. Yeah, okay. We couldn't tell you what race Yoda was. What race? What race Yoda was. Yoda. Oh, Yoda, okay. Yoda. Didn't hear that. And that was about all that I was told. Oh, and the Force. We couldn't get into details on the Force. Okay. Praticamente le regole, i paletti che hanno messo su è che non potevano parlare della storia dei Stormtroopers, non potevano parlare della razza di Yoda e non poteva non parlare in modo molto dettagliato sulla forza. Queste erano le cose che veramente erano no da subito. But everything went through Lucasfilm. They approved it. They read it. We worked together. It was very collaborative. And after we finished the source book, they put me in charge at West End. So then after that, I was kind of the gatekeeper for everything we were producing on Star Wars. Okay. E praticamente hanno collaborato sempre con la Lucasfilms riguardo alla storia e tutto, è stato sempre un rapporto avanti e dietro. Poi lui a un certo punto alla West End è diventato lui a capo di questo e quindi è stato lui quello che era lui dice gatekeeper, era praticamente era l'hub, era lui da cui passava tutto all'andata e ritorno con la Lucasfilms. Okay. Yeah, I had a very good sense, I felt, and so did they, of what made Star Wars Star Wars. And so after a while they just let me run with it. Okay. Lui, secondo lui, e poi dopo l'hanno capito anche loro che aveva una buona idea di cosa era Guerre Stellari, poi l'hanno capito anche loro e l'hanno lasciato correre. And that's why I think today they're still using all of that foundational work as the basis of the current canon. E quindi secondo lui questa è la ragione perché loro usano tuttora tutto il suo materiale come fondazione, come base. Okay. Fondamenta, bene. Non fondazione. Bene, allora se ci sono altre domande? Please. No. Okay. Visto anche l'orario, a questo punto io ringrazio il nostro pubblico che è stato con noi, ringrazio i nostri ospiti Bill Slaviczek e Timothy Zahn.